chi preferisce non utilizzarla affatto e chi invece non saprebbe farne a meno in cucina, soprattutto nella cucina senza glutine. Sto parlando della gomma di Xantano o gomma Xantana. Bentrovati nuovamente sul mio canale, ma se è la prima volta che passate di qui, ciao, io sono Diana e questa è la mia cucina d'essenza. Oggi facciamo nuovamente angolo salottino per parlare appunto di un altro importantissimo sostituto del glutine, ossia la gomma Xantana o gomma di Xantano come la vogliamo chiamare. Grazie proprio alle sue caratteristiche e alle sue proprietà viscoelastiche che riesce a rilasciare in un impasto, la gomma Xantana trova largo impiego soprattutto in cucina e non solo nella cucina senza glutine. Vi basti pensare alle gomme da masticare e grazie anche al fatto che questa si riesce a legare anche a freddo ai liquidi, riesce così ad addensare delle salse e delle creme. Quindi un processo molto più veloce, molto più versatile, soprattutto in cucina. Ma ora torniamo a noi e ritorniamo soprattutto a perché ci interessa nella cucina senza glutine l'utilizzo della gomma di Xantano. Faccio un piccolo riassunto per chi si fosse perso il video sui sostituti del glutine che comunque vi linko qui sopra. Allora, la gomma Xantano altro non è che un polisaccaride, uno zucchero complesso ricavato dalla fermentazione di alcuni carboidrati e amidi da parte di batteri. Ovviamente batteri buoni, quindi non vi spaventate, non è nulla di chimico. È considerata una fibra alimentare e a contatto con i liquidi questa rilascia una sostanza viscosa che regala delle proprietà elastiche al nostro impasto. Quindi a cosa ci serve in una cucina senza glutine la gomma di Xantano? Proprio perché non abbiamo il glutine nelle nostre farine, dobbiamo cercare un sostituto valido per ottenere degli impasti che ricordino appunto quelle proprietà regalate dal glutine, quindi la viscosità, l'elasticità, la tenacia anche di un impasto, al fine poi di ottenere un prodotto che riesca ben a svilupparsi soprattutto durante il processo di fermentazione e di cottura. Quindi la gomma Xantano può essere considerata a tutti gli effetti un validissimo aiuto e sostituto del glutine. Intanto questa non si deteriora a contatto con gli acidi prodotti dalla fermentazione e durante il processo di cottura, quindi ad elevate temperature come quelle del forno. Fornisce elasticità e tenacia negli impasti, proprio quella che noi andiamo a ricercare quando dobbiamo ottenere delle masse elastiche per produrre magari del pane, delle pizze, focacce, della pasta, quindi dobbiamo andare a stendere o far lievitare bene il nostro prodotto. Inoltre ci permette di tendere tantissimo i nostri impasti senza poi andarli a rompere, quindi ci basti pensare quando vogliamo andare a ricreare una sfoglia abbastanza sottile, questa ci aiuta tantissimo al fine di non rompere poi il nostro impasto. Come lo psilio, anche la gomma Xantana trattiene benissimo l'idratazione di un impasto, quindi durante la cottura in forno questa li rilascia poi agli amidi, così che questi si gonfino e il nostro pane cresca perfettamente durante la cottura, ma allo stesso tempo ci permette di allungare, diciamo, la conservazione del nostro pane e che questo non si secchi troppo velocemente, ma si conservi fresco per più giorni. Ora, domanda molto importante che mi avete fatto, ossia in che percentuale lo devo andare a utilizzare in un mio mix, in una mia miscela di farine naturalmente prive di glutine. Anche questo sostituto del glutine lo si può utilizzare come per lo psilio o in singolo oppure miscelato ad altri sostituti del glutine. E vale anche qui la regola sul quanto è idratato il nostro impasto e a seconda di che cosa vogliamo ottenere, di che prodotto vogliamo andare poi a ottenere. E sebbene non esista un regime massimo di cui noi possiamo sfruttare lo Xantano nelle nostre miscele, io vi dico questo: ricordatevi che comunque è una fibra alimentare, quindi di conseguenza questa si comporta esattamente come farebbe una qualsiasi fibra alimentare, quindi un eccesso di gomma di Xantano, un continuo consumo in abuso, diciamo, di gomma di Xantano potrebbe portare magari delle piccole complicazioni quali gas intestinali, dolori, crampi. Cerchiamo di evitarli, ecco. Quindi andiamo a considerare la quantità minima da inserire nelle nostre miscele di farine naturalmente prive di glutine e di gomma di Xantano. Allora, diciamo che più o meno ci possiamo orientare sul quantitativo di farina, ovviamente, quindi la percentuale minima dovrebbe orientarsi intorno all'1-2%, se questo poi lo andiamo ad utilizzare insieme ad un altro sostituto del glutine. Quindi ad esempio utilizzeremo un 2% di Xantano e un 1%
2% di psilio e viceversa andremo a utilizzare un 2% di psilio, quindi associeremo 1% di xantano. O se lo vogliamo utilizzare in singolo possiamo considerare comunque la percentuale sempre in tot al quantitativo di farina, parliamo sempre di farine naturalmente prive di glutine e non di miscele commerciali, allora utilizzeremo un 2-3% di gomma di xantano. Ciò non vuol dire che non possiamo adoperare di più, cioè nel senso che se noi vogliamo ottenere un impasto che sia molto tenace, molto elastico, possiamo tranquillamente andare a inserirlo in una dose maggiorata all'interno della nostra miscela di farine naturalmente prive di glutine. Diciamo che un 4-5% della presenza all'interno della nostra miscela di farine naturalmente prive di glutine può essere comunque considerato idoneo. Comunque un piccolo consiglio che voglio darvi quando andate a impastare delle masse ricche di grassi è con lo xantano. Dunque considerate questo, che la gomma xantana lega l'impasto, però fa sì che il grasso venga slegato poi. Quindi il mio consiglio è quello di inglobare i grassi prima. Quindi prepariamo la nostra miscela di farine, naturalmente prive di glutine, non considerando lo xantano. Andiamo a unire i liquidi e i grassi, poi in fase finale successiva introduciamo lo xantano, così che questo riesca a legare meglio tutta l'intera massa senza slegare i grassi da questa. Un'altra domanda che spesso mi ponete è: dove posso acquistare lo xantano, gomma di xantano? Io vi indirizzo subito in farmacia perché loro lo tengono e se non ce l'hanno disponibile sullo scaffale vi basterà semplicemente ordinarglielo che ve lo fanno trovare tranquillamente. Il più utilizzato, il più facilmente reperibile e anche a livello buona resa e buon costo è quello della Farabella. Non voglio fare pubblicità a nessuno, però è una domanda che spesso mi ponete e spero di con questo video insomma racchiudere tutto quello che sono le curiosità e le informazioni utili che vi posso passare sulla gomma di xantano. Altri posti dove poterlo trovare: certuni lo riescono a trovare anche all'estero nei supermercati, qui in Italia ancora io non l'ho mai trovato, e anche nei negozi del biologico, quali ad esempio il Natura Sì, alle volte ce l'hanno dentro. Ma allo stesso tempo è di facile reperibilità anche online, sui siti come Macrolibrarsi o Amazon, e ripeto, non voglio fare una pubblicità né a uno né all'altro, ma spero di potervi così aiutare e racchiudere tutto quello che sono le informazioni utili sul magico mondo dello xantano. Un'altra domanda che spesso mi ponete è come andare a sostituire la gomma di xantano all'interno delle ricette con le farine naturalmente prive di glutine. Allora, diciamo che se la ricetta prevede soltanto l'utilizzo di farina, un liquido, quindi acqua, e un grasso olio per la produzione ad esempio di pane, la sostituzione può essere tranquillamente immediata a pari peso di xantano con cuticola di psilio. A meno che però nella ricetta non sia già prevista la cuticola di psilio, allora state attenti, io vi consiglio di andare a creare una percentuale, quindi un 2% di psilio e 1% di un altro sostituto del glutine come può essere la gomma di guar, perché se fate tutto psilio, quindi andate a maggiorare la percentuale di psilio all'interno della ricetta, la vostra mollica vi uscirà umida, quindi un eccesso di psilio comporta appunto questo, ottenere poi un panificato, un prodotto finale con una mollica densa e umida, e questo non lo vogliamo. Quindi è bene sempre stare attenti a quello che c'è scritto, le indicazioni insomma che riportano gli ingredienti in ricetta, o quantomeno andare sempre a chiedere a chi ha creato appunto la ricetta sul come consigliarvi la sostituzione della gomma di xantano. Purtroppo questa sostituzione non è così a cuor leggero quando invece abbiamo una ricetta ricca di grassi e quindi uova, burro, insomma considerate questo, lo xantano è veramente insostituibile, le sue proprietà viscoelastiche non sono paragonabili a nessun altro sostituto del glutine. Io non voglio osannarlo, però vi dico che appunto la sostituzione non si può fare perché le sue proprietà, le sue caratteristiche non vengono regalate assolutamente da nessun altro sostituto del glutine né tantomeno lo riusciamo a ottenere nella stessa combinazione di altri sostituti del glutine. Diciamo che l'introduzione ad esempio di un amido, come ad esempio l'amido di tapioca, che regala tantissima elasticità a un impasto, potrebbe essere utile, però considerate sempre che quando qualcuno crea una ricetta
ricetta l'ha studiata nei minimi dettagli di percentuali, di farine, amidi, fibre alimentari, liquidi, grassi. Quindi la sostituzione così immediata non avviene, bisognerebbe ristudiare la ricetta o quantomeno sarebbe forse dire meglio rifarla totalmente da zero piuttosto che andare a sostituire proprio lo xantano. C'è chi cerca la sostituzione perché magari è convinto che questo sia un prodotto chimico poco salutare, dannoso addirittura per l'organismo, e chi invece deve necessariamente andarlo a sostituire per altri problemi di intolleranza alimentare o perché appunto deve allontanare totalmente dalla dieta alcuni tipi di lieviti o fermentati e quindi anche lo xantano non va bene. Io a quel punto vi consiglio di non andare a sostituire completamente lo xantano, ma di ricreare una ricetta ex novo. Fate prima. O quantomeno io sono a vostra disposizione appunto nel chiacchierare con voi sul magico mondo del senza glutine e soprattutto dei sostituti del glutine. Quindi sentitevi liberi di commentarmi sotto i video delle ricette, mandarmi mail oppure contattarmi sugli altri miei social quale Instagram o Facebook, dove potete pormi le vostre domande e curiosità e anche richieste su come andare a sostituire determinati ingredienti all'interno di una ricetta o l'aiuto sul creare appunto una ricetta ex novo che possa essere conforme alle vostre esigenze. Bene, il video finisce qui, spero tanto che vi sia piaciuto e che possa tornarvi utile e se è così lasciatemi un like e scrivetemi qui sotto nei commenti, a me farà tanto piacere. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi appuntamenti. Io vi abbraccio, vi saluto e noi ci rivediamo qui molto presto con la prossima video ricetta.